Per quanto mi riguarda, come esperienze di film festival all'estero, questa per me è la prima volta, così come anche la prima volta in Europa. Posso dire che aver iniziato come mia appunto prima volta in un festival del cinema internazionale qui a Udine, senza dubbio questo ha fatto salire di molto i miei criteri di valutazione, perché appunto adesso non so, di sicuro anche gli altri festival europei ed americani saranno senza dubbio molto belli, ma devo dire che qui mi avete proprio dato l'opportunità di avere dei livelli così elevati che ho deciso che appunto per il futuro non comunque metterò, come dire, questo come livello, perché appunto non so come sarà, e per adesso quello che voglio fare è solo essere molto grato per il fatto di aver avuto modo di partecipare a un luogo che ha dei livelli così elevati. E anche per quello che riguarda il pubblico, qui vedo come il pubblico si diverte guardando i film, si diverte di tutto cuore. In Giappone invece c'è più l'accezione del pubblico del tipo mi intrattieni oppure no? Chissà, forse magari anche qui ci può essere questo stesso tipo di approccio per alcuni, ma io quello che ho visto qui è stato gli spettatori che ridevano, che piangevano, che applaudivano, e quindi ecco, posso solo esserne grato. Inizialmente non c'è stata nessuna idea, in pratica quando io non eravamo ancora a uno stadio in cui ci fosse un'idea che io potessi proporre a Tanaka. No, l'ho approcciato semplicemente per dirgli che volevo creare un film insieme. E allora poi da lì ovviamente avendo io questo in mente, ho pensato chi potesse andare bene. Noi ci eravamo conosciuti circa 7-8 anni fa e avevamo un bel rapporto di amicizia, e poi comunque mi aveva sempre molto interessato la prospettiva che Tanaka aveva nei confronti della visione, della conoscenza, del modo di gestire anche questa idea che aveva della cinematografia, ed erano anche un periodo in cui quando ci siamo conosciuti io stesso avevo appena iniziato come attore, quindi comunque avevo sempre molto rispettato la cultura che Tanaka aveva da questo punto di vista, e quindi quando ho deciso che volevo creare un film, la prima persona che mi è venuta in testa è stato proprio Tanaka, e da lì appunto ci siamo approcciati io, lui, e poi successivamente nello stadio in cui abbiamo deciso di creare il progetto di progettazione, lì si è inserito anche il ragazzo biondo che si vede nel film, che è dal nome di Yoshitomo Isozaki. Il fatto di percepire questo divario nella propria vita tra il proprio curriculum formativo e ad esempio quindi essersi laureato in una buona università e poi invece non riuscire a trovare un riscontro lavorativo che sia altrettanto elevato come livello, forse questo è qualche cosa nella quale ci si può ritrovare direttamente solo una porzione della popolazione. Però ad esempio anche per quello che riguarda me stesso, ovviamente quando io ero piccolo, quindi poi quando frequentavo le elementari, le medie, le superiori, avevo un certo ideale di quello che sarebbe stato il mio futuro, e poi ovviamente c'è stata la realtà e c'è stato il divario fra l'ideale e il futuro, e questo probabilmente è qualche cosa nei confronti del quale tutto il mondo può percepire una certa empatia. Ad esempio io quando poi mi sono ritrovato a una riunione dei miei vecchi compagni di classe ho avuto un certo complesso di inferiorità nei confronti di ciò che ero io, come invece loro erano riusciti a sviluppare le proprie vite, e quindi anche per come era la forma di questa mia esperienza, io ho cercato di utilizzare questa e l'ho poi fatta letteralmente indossare al protagonista Kazuhiko. Mi è stato spesso detto che ovviamente il personaggio di Kazuhiko risulta come un personaggio molto diverso, anche con delle note molto forti come otaku. Però ecco, secondo me c'è una grande differenza interpretativa nel decidere di rappresentare un tale personaggio consapevoli del fatto che questo sia una persona diversa, o invece consapevoli del fatto che questa persona non sia consapevole di essere una persona né diversa né di otaku, perché comunque all'interno del suo mondo lui invece sta facendo quello che secondo lui ha comunque una sua correttezza, ha comunque una sua logica, quindi c'è questo slittamento di consapevolezza che va tenuto in considerazione. Quindi ecco, i miei tentativi
non sono mai stati riguardanti l'idea di provare a creare appositamente, artificialmente un personaggio diverso. No, ho cercato di muovere la mia consapevolezza all'interno di movimenti che mi aiutassero ad avvicinarmi a questo personaggio, perché come giustamente dicevate questo è un personaggio che non mi era mai capitato di imbattermi nella mia carriera artistica, e quindi ho cercato quotidianamente di capire quali potessero essere le movenze, il punto di vista, il modo di camminare, il modo di pensare di Kazuhiko e cercare di avvicinarmi sempre di più a questo personaggio. L'idea di mettere insieme un certo quantitativo di generi cinematografici per fare un compendio, ecco, questa idea era assolutamente inesistente, non ce l'abbiamo mai avuta, né è stato assolutamente uno dei nostri obiettivi. Però che cosa succede? Che nel momento in cui si decide di narrare la vita di un singolo protagonista, che è Kazuhiko, e ovviamente trattarne tutti gli aspetti sfaccettati, questo fa sì che ovviamente, come qualunque altro normale essere umano, abbia una vita lavorativa, abbia una vita sentimentale, abbia una vita che comunque è creata da varie sfaccettature, e quindi si crea il momento dell'azione, si crea il momento della commedia, per tutto ciò che lo contorna. È un commento che ricevo molto spesso, che sia un'opera con vari generi, ma in realtà non è stata creata come un'opera concepita appunto per presentare vari generi, è un'opera che è stata concepita per narrare la storia di una persona, e come tutti quanti noi in ogni nostra vita ci sono tanti elementi.